Oggi ragazzi andremo a vedere un modulo con le sue tattiche di un pro player di Serie A. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di poterci fare una chiacchierata, quindi seguite il video fino alla fine per sapere esattamente che cosa ci ha raccontato. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a tutti al vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Allora, come spiegato abbiamo avuto la fortuna, infatti ieri non ho pubblicato il video perché lo stavo preparando viste le tante informazioni che ci hanno dato, di poter farmi una chiacchierata con un pro player di Serie A. Ha militato in diverse squadre, tra cui il Pescara, tra cui il Verona, tra cui il Genoa, quindi un player veramente veramente forte che attualmente chiaramente milita in Division 1. Quindi ragazzi ci ha dato veramente delle informazioni preziose che già un pochino conoscevamo, però lui ce le ha confermate. Prima di andare avanti mi raccomando, vi ricordo di Amazon e di Gamivo, due piattaforme che conosciamo tutti, dalla quale potete passare tramite il link che trovate in descrizione. Avete diritto anche a un codice sconto su Gamivo, che è una piattaforma videoludica, mentre su Amazon semplicemente dal link supportate il canale e non pagate un centesimo di più. Prima ragazzi di farvi vedere il modulo, che poi fondamentalmente è un modulo che bene o male un po' già tutti conosciamo, quindi diciamo che non ci sono grosse sorprese, ma come potete vedere se vi fate un giro anche fra i primi in classifica, i moduli tanto sono sempre quelli, i soliti 4-4-2, 4-3-3, 4-2-1-3, quindi sempre quelli hanno. Abbiamo confermato appunto insieme sul discorso che facevamo già insomma qualche settimana fa riguardo script, riguardo bug, riguardo il dover spesso cambiare stile di gioco, giocatori, cambiamento di moduli. Perché comunque è purtroppo un gioco attualmente strutturato in questa maniera, dove le cose vengono nerfate ogni poco tempo e di conseguenza bisogna cambiare. Unica cosa appunto che ci ha però confermato è che bisogna trovare, come vi dico sempre io, un modulo con la quale divertirsi, e una volta che lo troviamo, che facciamo quelle 4, 5, 6 partite, cercare di lasciare il più tempo possibile quello. Ci ha confermato anche il fatto di spegnere quando vediamo che le cose non girano, ma allo stesso modo di fare anche così quando girano. Ragazzi, è una cosa, io sono arrivato così in alto, perché ho avuto, vabbè, a parte le mani chiaramente, che è la cosa essenziale, ma ho avuto diciamo la bravura nelle divisioni di sapere esatto la tempistica giusta di quando fermarsi. Quindi quando è il momento di dire basta, lì è il momento di fermarsi appunto, e che ti fa fare poi il saltello in avanti. Senza dilungarci ancora ragazzi, vi faccio vedere la squadra. Eccola qui. Questa chiaramente è la mia, con i miei giocatori, con i miei interpreti, ma la sua fondamentalmente l'abbiamo fatta uguale, cioè prendendo gli stessi stili di gioco. Lui, unica differenza, lui praticamente qui aveva un DC che era un collante. Io chiaramente non avendo un DC collante, che se non mi ricordo male era Rijkaard, adesso non voglio dirvi fesserie, comunque uno delle leggende, come degli epic, scusatemi, come Nesta e come Beckenbauer. Io però ci ho messo Koundé, che comunque è un frontale extra e mi piace molto da difensore centrale. Gli altri ragazzi sono questi, insomma. Lui aveva un portiere come me difensivo perché aveva check, ripeto, qui aveva un collante, poi incontrista e sviluppo, che ho chiesto appunto anche questo. Gli ho detto: ma secondo te, visto che c'è questo grande dilemma, no, meglio due stili uguali, no, meglio due diversi, qual è la soluzione giusta? E secondo lui lo stesso mi ha confermato che la soluzione più corretta è incontrista e sviluppo, o comunque due stili diversi, quindi un frontale extra e uno sviluppo. Magari ecco, incontrista e frontale extra, quello già lo sapevamo, meglio di no, perché comunque sono due giocatori che di loro già tendono a uscire molto, di conseguenza potremmo trovarci scoperti dietro. E poi un terzino difensivo, che ne abbiamo Costa Curta, va benissimo. All'occorrenza abbiamo anche detto possiamo anche usare due terzini offensivi per chi gli piace di più offendere, però dobbiamo anche prepararci che dietro potremo trovarci un pochino più scoperti, anche perché
Questa tattica, come potete ben vedere, io gioco di contrattacco, ma lui la utilizza con contropiede e di conseguenza con contropiede i movimenti sono un pochino diversi. Per chi si fosse perso il video dove parliamo appunto degli stili di gioco, vi rimando al mio canale per vederlo. Mediano, ragazzi, o incontrista o collante. Va bene anche un onnipresente qualora avessimo, per dire, un Kanté, qualora avessimo un Matthaus, va bene uguale, però preferisco un Vieira o per dire, un Fabinho, un Gilberto Silva, un Casemiro. Importantissimo, ragazzi, grande fisicità, grande difesa, grande velocità e chiaramente anche un minimo comunque di piedi, perché poi ci deve far partire l'azione. Quindi queste, ragazzi, sono le caratteristiche del nostro mediano di turno. Ripeto, va bene anche eventualmente un collante, però c'è da fare una modifica sulle istruzioni, che io appunto mi sono tutte queste cose appuntato, perché non capita insomma tutti i giorni di ricevere consigli e informazioni da un pro. Quindi allora, poi lui utilizza 2 trequartisti. In realtà mi ha dato anche qui diverse soluzioni. Lui delle volte li abbassa, quindi fa anche questo tipo di movimento, magari lo allarga appena e magari mette una cosa del genere, ok? Quindi un CC, che non è chiaramente un giocatore chiave, in quel caso lui gli cambia praticamente cambia giocatore, però ci ha dato anche questo tipo di soluzione. Tralasciando adesso le altre soluzioni che magari le vediamo dopo, con queste 2 soluzioni praticamente ha messo un giocatore chiave, quindi un giocatore di inserimento, mentre un Ronaldinho, nel mio caso, un regista creativo. Va bene anche un altro regista creativo qualora non avesse chiaramente tutti Ronaldinho. L'importante, ragazzi, anche qui le caratteristiche che ci ha consigliato: grande dribbling, grande possesso stretto, quindi in generale tecnica, buona e discreta velocità, insomma questo Digno è abbastanza veloce. Soprattutto, ragazzi, importante l'accelerazione più che la velocità. L'accelerazione, perché deve appunto andarsi a buttare bene ed essere bello rapido quando ha la palla fra i piedi. E poi, ragazzi, giocatore chiave, lui aveva Cruyff, vabbè, io purtroppo non ho la fortuna di avere lui, però comunque questo giocatore chiave, questa versione di De Paul in particolare, ragazzi, è veramente veramente forte, quindi di conseguenza va bene anche un giocatore del genere. Poi, ragazzi, in attacco lui mette 2 seconde punte e una punta. Io utilizzerei anche 2 punte e una seconda punta, va bene comunque anche quello, però comunque diciamo che con questa soluzione l'ho testato, mi ci trovo anche io meglio. Comunque sarà un po' perché adesso sono contento, sono ancora entusiasta, no, delle sue indicazioni, però comunque diciamo che ci sono diverse soluzioni in attacco. Io ad esempio le ho proposto: ma se mettessi, per dire, un Shevchenko e un Mbappé, quindi 2 opportunisti e un regista creativo magari anche leggermente più dietro, va bene? Metto sì, certo. Poi, come già detto prima, ognuno di noi deve trovare il giusto approccio al game. Bisogna cambiare, come ci ha detto lui, delle volte anche in base all'avversario, perché magari l'avversario è uno tosto, uno bravo, e lui sicuramente ne sa qualcosa, che magari ci mette delle marcature, magari non ci lascia giocare come vogliamo perché ci pressa alto, magari insomma riesce a creare delle situazioni in campo che riescono veramente a metterci in seria difficoltà, o comunque non farci fraseggiare come vorremmo. Di conseguenza bisogna anche saper, diciamo, cambiare, o comunque cambiare semplicemente magari un'istruzione, uno stile di gioco. Di conseguenza questa è la sua, lui aveva lo stesso qui Messi, aveva lo stesso Neymar, non questo Neymar, un altro, ma fondamentalmente, ragazzi, il Neymar fa sempre un po' lo stesso movimento. In attacco un opportunista, io utilizzo Mbappé perché secondo me comunque è uno dei più forti giocatori attaccanti opportunisti, questo Mbappé, nonostante non sia una leggenda, non sia un epic, però secondo me è veramente veramente valido. E poi Messi, regista creativo. Se non avete questo va bene anche un'altra. Ripeto, ragazzi, in questo modulo cosa importante fanno le istruzioni, e poi vi faccio vedere anche la tattica secondaria, perché anche quella diciamo incide molto. Ecco, qualora, come vi ho fatto vedere prima, abbassiamo questo De Paul, quindi lo facciamo diventare un CC barra mediano, è meglio a quel punto mettere un onnipresente. Io mi sto portando Barella, va bene anche un Matthaus ce l'ho, però Barella
attualmente mi sta un pochino piacendo di più, quindi porto lui. Se vogliamo invece qui metterci al posto di De Paul tra le linee come Modric, a questo punto allora cosa facciamo? Trasferiamo Modric a CC, quindi non più trequartista, e diamo l'offensivo nelle istruzioni a Ronaldinho. Inoltre possiamo fare la stessa identica cosa anche con un collante, dove andiamo a togliere il difensivo. Adesso vi faccio vedere intanto, quindi partiamo dall'inizio, poi ancoraggio a Mbappé, in modo tale che mi ha detto io non voglio che faccia grossi movimenti, stia lì, deve stare lì, deve essere bello veloce e deve fare gol. Quindi ha detto io gli do l'ancoraggio perché voglio che stia lì. Neymar e Messi faranno i movimenti attorno, ad allargarsi, a stringersi, a fare. Mbappé deve stare lì, nel mio caso Mbappé, lui aveva Rummenigge, ma è uguale. Difensivo su Vieira. Ragazzi, difensivo su Vieira perché? Perché questa è diciamo la prima delle soluzioni che vi stavo dicendo. Qui abbiamo un incontrista, di conseguenza l'incontrista tenderà a fare il movimento, ad andare in avanti, a cercare di pressare un po' come l'onnipresente. Il collante invece di suo colla, lo dice la parola stesso, tende a stare più schiacciato sulla difesa, quindi a stare proprio lì davanti. Contropiede su Mbappé e contropiede su Neymar. Quindi qualora dovessimo mettere, come già detto, il collante al posto di Vieira, quindi un Casemiro, un Fabinho, un Rodri, eccetera eccetera, a questo punto cosa facciamo? Andiamo a togliere l'istruzione difensivo quindi, sul nostro mediano e la trasformiamo in offensivo sul centrocampista tra le linee. Quindi vi faccio vedere praticamente cosa sto dicendo. Quindi andiamo a mettere ad esempio qui così, trasformiamo in CC. Qui ad esempio andiamo a mettere il nostro benedetto collante, eccolo qua, e in questo caso quindi si è liberato, come vedete, questo slot che io vado a dare con offensivo a Ronaldinho, perché da regista creativo tenderà a buttarsi in avanti ma non così eccessivamente, di conseguenza invece con l'offensivo riusciamo proprio a dargli una spinta in avanti. Io però adesso, ragazzi, scusatemi, ma me lo rimetto come ce l'avevo, perché attualmente mi ci sto trovando meglio, ma comunque ripeto è una soluzione da prendere in considerazione. Scusate che ho sbagliato, e rimettiamo qui De Paul difensivo a Vieira. E quindi, ragazzi, sono queste le istruzioni. C'è anche una tattica secondaria, ragazzi. La tattica secondaria è la seguente, quindi metto io quando voglio cambiare, ho detto cambio completamente, nel senso il modo di giocare, in modo tale da creare scompiglio, come vi dicevo l'altra volta in uno degli ultimi video, dove praticamente tu vai a creare, cambiando modulo, quindi tattica secondaria e tattica primaria, vai praticamente un po' a sminchiare, scusatemi il termine, quello che è la CPU avversaria. E in questa maniera funziona. Se non volete utilizzare la tattica secondaria, perché qualcuno di voi mi ha detto ma io non mi piace switchare, cioè preferisco usare un modulo poi magari cambiarlo, benissimo, anche io delle volte lo faccio, avete ragione, quindi vi do comunque in parte ragione, però in questo caso io lo utilizzo così proprio perché vi sto presentando il suo modulo, il suo schema di gioco, quindi il suo modo di giocare, e di conseguenza voglio mostrarvi proprio per filo e per segno ciò che è. Qui, ragazzi, istruzioni individuali, semplicemente il contropiede alla punta e il contropiede all'altra punta. Io però, per essere fedeli all'altro modulo, al modulo primario, darei comunque l'ancoraggio a Mbappé. Quindi, ragazzi, semplicemente difesa 3 con Costa Curta che da terzino diventa mediano, abbassiamo De Paul proprio a CC anche se giocatore chiave, e poi Ronaldinho che diventa una seconda punta. Quindi, ragazzi, questo diciamo che è il modulo. Poi vi faccio vedere anche le sostituzioni, perché abbiamo quindi un Grimaldo che io me lo sto portando come terzino di riserva, terzino offensivo qualora volessi appunto cambiare qualche cosina. Barella che, come vi ho detto, se decido di abbassare un po' magari il centrocampista, perché metto io gli alterno questi due modi, utilizzo quello con il centrocampista un pochino più basso, però fondamentalmente il sistema di gioco è lo stesso.
Barella, quindi dicevo, scusatemi, CC, poi Cubo, che me lo sto portando perché comunque mi piace questo cubo, è abbastanza forte, regista creativo. Seconda punta Rummenigge opportunista, un altro giocatore chiave, un altro opportunista, il collante, due tra le linee come vedete, un altro giocatore chiave, poi un classico numero 10 che ho notato che funziona molto bene come trequartista questo Maradona, quindi al posto ad esempio di Ronaldinho magari ci mettiamo, ecco, De Paul e un Maradona vicino, e Inzaghi opportunista. Altra soluzione, ragazzi, questa non c'entra niente con il pro player, ma mi è venuta in mente a me appunto mentre parlava, sarebbe abbassare quindi Messi, praticamente portarcelo qui dietro in sostanza, e fare una cosa del genere, quindi lasciarlo come seconda punta, ok, magari ci spostiamo appena appena così, e anche questa potrebbe essere, ragazzi, una soluzione. Questa diciamo che è una cosa inventata da me e non detta da lui, però ragazzi secondo me potrebbe comunque funzionare. Allora rimettiamoci tutto così com'era, no, mi sembra un pelino decentrato, quando tocchi poi che devi rimetterli bene. Ok, dai, più o meno ci siamo. Quindi ragazzi, questo è il modulo, queste sono le tattiche, io lo sto provando e mi ci sto realmente divertendo, è semplicemente un 4-3-3, ragazzi, a volte vedete non c'è bisogno di creare questi gran moduli per aver, diciamo, chissà che team. L'importante, come detto da me 1.000.000 di volte, come ieri poi mi ha confermato anche lui, dobbiamo trovare il nostro modulo, ragazzi, divertirci, cercare sì magari di prendere spunto, come stiamo facendo noi, da quelli che sono questi team di player molto molto forti, però ragazzi è chiaro che se io con questo modulo adesso gioco e vedo che inizio a perdere, non riesco a divertirmi e non mi ci trovo insomma più in generale, farò qualche piccola modifica. Perché comunque questo è il team suo, quindi ragazzi lui con questo team performa, gioca in Serie A e quant'altro, io ragazzi no, di conseguenza devo trovare anche io la mia dimensione, come voi lo stesso, la vostra, per divertirci e trovare il nostro modulo meta, che come detto anche da lui non esiste. Quindi ragazzi io spero di esservi stato utile, lasciate mi raccomando un bel pollicione e seguite il canale, io vi ringrazio e vi saluto, alla prossima dal vostro Luca Talan, ciao!